Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Corrado. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, inizia il viaggio. Allora lo vedo è lui e ehm, è in mezzo a questo posto. Lui è circondato praticamente da uno di quegli appendini che ci sono nelle lavanderie, no? Dove sono appesi i vestiti lavati e stirati, e con questo bastone sta tirando giù un vestito. E mi fa vedere che lui cambia abito a seconda della situazione e della cosa che deve fare. È come se fosse uno scudo, mi dice. A seconda, io se quando mi metto l'abito adatto a quella situazione, io sono ehm, protetto e sicuro. Ti dà l'autorizzazione? Sì? Iniziamo. Non so perché oggi ci divertiamo, secondo me. Vibrazione. 18 miliardi. Quello che ci chiedeva prima Corrado, no? 18 miliardi. Beh, tanta roba. Percentuale di consapevolezza. 103. PS, PE. 49,51. Perfetto. Vite precedenti. 2953. Cervello. 9,2. Ok, torniamo alla vibrazione. Se adesso Corrado si accendesse una sigaretta di tabacco, a quanto starebbe? Se l'ha fumata, l'ha finita di fumare. Ha finito. Ipotizziamo, ovviamente, no? Sì, appena finito 1,4. Dopo 10 minuti che l'ha fumata? Allora, se dipende da quello che fa dopo, da quello dall'emozione che prova dopo. Vedo proprio questa differenza molto, molto radicale. Se lui è tranquillo, non è di fretta, può fare le cose con calma, dopo 10 minuti è già a 7 miliardi. Mm, Se invece deve fare qualcosa di dove che non ha voglia di fare, nel senso che è come se qualcosa che deve fare per forza, vedo dove usa tanto il pensiero, tanto la mente, che è di fretta e proprio diventa quasi un po' nervoso. eh, C'è quasi il rischio che diminuisca addirittura anche la vibrazione, quindi a volte può andare anche a 1 e ok, 1. se Mm. nell'arco della giornata si abbassa di un tot alla prima sigaretta, all'ultima della sigaretta si abbassa sempre della stessa quantità o di più o di meno? Allora, nel suo caso non cambia tanto a quale sigaretta sia nella giornata, ma proprio a come, quando la fuma e come la fuma. Ok. Mm. Tipo se è sul lavoro e quindi è nervoso o se è Mhm. l'ultima sigaretta della giornata a casa con i piedi sul puff Mm. davanti alla televisione. Ok. E stessa domanda, non tanto su cioè, stessa domanda su quanto si abbassa, se si abbassa la frequenza, se fuma una canna. Allora, se abbassa meno, ma dura di più. Allora, tipo 5 miliardi, ma dura per ore, Ok. 5-6 ore, sempre quella frequenza Se lì.
non facessimo nessuna sessione oggi e Corrado magicamente tra un mese fa la sua sessione e smette per un mese e magicamente di fumare canne e sigarette, a quanto lo troviamo per merito di questo suo smettere di fumare canne e sigarette tra un mese, se adesso è oggi 18? 27. Quindi anche sul lungo... Oggi potrebbe essere un 27 miliardi, se Allora, non se non avesse, avessi... se avesse finito di fumare un mese fa. Sì. Ok, sono tutte piccole domande e tanti piccoli numeri che vi danno da soli delle considerazioni finali. Ognuno le fa ed è contento. Abbiamo l'autorizzazione di Corrado, sì? Sì, sì. Ok. Chiamiamo Ginevra, porte del cinema, invito a Ginevra, mandato a Ginevra, invito mandato ai due fratelli e ai due genitori di Corrado. Sono due porte diverse. Ovviamente, come sempre, chi viene al cinema viene per vedere, non per spiare, non per criticare, non per avere sospetti, viene con curiosità di vedere il film di Corrado Mhm. e magari trarne qualche beneficio. Mhm. Allora, Ginevra è entrata e la vedo come posso dire, la vedo un po', mi viene da dire intimorita, nel senso, ehm, come se non si sentisse adeguata alla situazione, non all'altezza di stare a vedere ed ascoltare questa cosa. Vuole restare leggermente fuori, cioè momentaneamente fuori, o proprio se ne va. No, 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 non se ne vuole andare, è un po' intimorita. Ah, entra. Sì, sì, è arrivata fino alla prima fila e poi si è seduta intimorita. Allora magari può iniziare da una delle ultime file. Sì. Mhm, Se le può servire, possiamo offrirle una poltrona speciale che mhm, ha una specie di copertura a soffietto, no, che parte da dietro, come le culle, no, di una volta, mhm, così nessuno da dietro, dai fianchi la vede. mhm. La poltrona cocoon. Ma come mi vengono in mente queste robe? Cioè, poi Boh. me le sogno di notte. Va Mhm. nella poltrona cocoon, sai quelle che Sì. fanno proprio bozzolo, no? Nessuno la può vedere. Ovviamente al cinema si guarda davanti, nessuno si può girare, quindi quelli che ha Mm, davanti eventualmente non possono girarsi perché il film mm. è il film, il film è davanti, cosa ti giri? Ok, Ok, sì. riscaldata. Il cocoon è riscaldato, è pieno di popcorn, c'è anche una scatola con la Vic dentro, un'altra scatola con le istruzioni per la Deternum, un'altra scatola con le istruzioni per la Deternum Veritas, che è un nuovo ad Eternum, lo spiego a Corrado, dove insomma è un ad Eternum che si rifà all'unica cosa che dobbiamo perseguire, la verità, no? Mhm. La vera sostanza delle cose. Andiamo insomma alla sostanza delle cose, no? Sì. Ok, si siede in quale fila? L'ultima proprio. Ok. Mhm. Ora Elena guarda la PS di Corrado e quella di Ginevra. Allora, quello che vedo io è che erano proprio a un passo da diventare fiamme. C'è questa
aggancio, cioè vedo proprio questo non poter star lontani. Ok, il loro Mhm, inizio è stato così, lo vedo proprio, non poter star lontani, ok? E quando loro hanno iniziato a frequentarsi, a fare tutto ciò che fa sì che si possano unire le due fiamme, mhm, gli uomini del tempo li facevano litigare, interferivano in maniera brusca e forte perché era l'unico modo per non farli unire. Quindi è mhm. stato tutto il tempo una cosa così, no? Avvicinarsi, essere quasi sul punto di unirsi e poi riallontanarsi. Ma è proprio un'attrazione. Cioè, l'unico modo che Ginevra ha avuto per distaccarsi completamente è stato proprio bloccarlo Chiudere. ovunque, si chiudere completamente, perché sennò non ce Lei l'avrebbe è, fatta. la tua visione è cinivaccata? Vedi questo pezzettino di PS che è Sì, costretto a stare un po' fuori. sì, anche se con non proprio convinta, ma vedo che mh, quello che mi fa vedere è che non è riuscita a fare diversamente, non ce l'ha fatta a mantenere troppo la sua posizione. Quindi è un'anima gemella quinto livello Mm, plus, sì, ancora, lo è sempre stata e lo è ancora, o era sì, sì, lo fiamma è ed è diventata, ancora. No, no, ma no, non era fiamma, non era non ancora sono mai fiamma. riusciti, no. Va bene, ovviamente noi non lavoriamo solo su questo discorso, ma Mhm, chiamiamo tutte le fiamme potenziali grezze di Corrado. mhm. Sì, ho questa immagine particolare, nel senso che è come se la fiamma ehm, più definita e più possibile si è piazzata sopra Ginevra. Quindi ancora in questo momento la più probabile è E lei? Ginevra. Sì, Ok, però è cinivaccata. sì. Non è che ci siano grandi, tra uno non e uno che lo è e uno che non lo è. Grandi prospettive. No. Sa la PS? Di Corrado, ovviamente. Sì, sì, infatti quello che lo può consapevolizzare oggi è che ce ne sono altre grezze e può cambiarla. Cioè, uno che si cinivacca non è, cioè, è veramente un bivio. Uno Mm, va a destra e uno va a sinistra. Tutto lì, sono scelte. Dopodiché questa Y, mm, destra-sinistra, no? Questa Y mhm. non diventa una I, cioè ormai è una Y. Quindi chi è andato di Sì. là non è venuto di qua e Mm, viceversa. Piano piano, guarda che anche un esempio calzante, piano piano, quando si è ormai preso il bivio, ma siamo ancora all'inizio, la distanza tra i due non è così gigantesca, ma mm, più si avanza e più della Y, no? E più questa mhm, distanza aumenta, quindi inevitabilmente si va di nuovo sul patatrack mm. andante. E allora che senso ha? Un po' di pragmatismo, cara PS di Corrado, che si chiama la PS di Corrado. Volvé, in francese. Qual è il significato? Polvere? Come si traduce? Ritornare? Volver è in spagnolo, vuol dire ritornare. Ah, questo qua, Volver c'è scritto. Ritornare.
Tipo i revival sono Volver. Ah, La ok. canzone di una volta, le trasmissioni che Mhm. si occupano di canzoni di una volta avevano un titolo tipo Volver. Le cose che tornano. Bello, spagnolo finalmente, ogni tanto. Sì, anche perché io non lo so, quindi non Poi tu non so. lo sai, meglio ancora. No, no, infatti. Perché si chiama così? Mi fa vedere che l'obiettivo della sua PS in questa vita è partito da una certa consapevolezza, diciamo percentuale di consapevolezza. No, la spiego meglio. Ha una certa, con una certa frequenza vibrazionale piuttosto alta, ok? Mm. L'obiettivo è arrivare a quella frequenza vibrazionale anche più alta, ma avendo consapevolizzato delle cose, delle esperienze nella vita, quindi concluderle proprio completamente in questa vita senza doverci tornare in altre vite. Quindi il ritornare mi fa proprio vedere, parte da qua, poi ci sono tutte le montagne di peripezie, no? Delle esperienze, e poi torna lì, torna alle vibrazioni alte. Ok, neanche fatte 3000 di vite, o ne sta facendo 3000 di vite. È un bulimico di esperienze. Mhm. Siccome lo vedo un po' nervoso, a quanto Mm. sta come vibrazione? Allora, vedo questa cosa strana, che è come se noi, allora, facendo la sessione, tendenzialmente va verso l'energia della PS, ok? E ci sono le sue, direi, interferenze mentali che spingono, soprattutto quella relativa al fumo, che Mhm. spinge proprio a livello di testa e di ansia, potrei dire, di nervosismo, spingono per abbassare le vibrazioni, perché la PS, mentre facciamo la sessione, la sua PS è molto propensa verso lasciarsi andare proprio a seguire questo flusso, no, animico di vibrazioni alte. Ed è Ok. questa cosa. Vediamo le sue interferenze. Poi torniamo sulla fiamma. Eteriche. Un leonide. Mm, Feli- Allora, vedo un leone e poi vedo questa specie di iena, ma ancora più brutta di una iena, più mostro. Canide. Sì, sì. Mhm. Mhm. Poi c'è una mantide, tre uomini del tempo e un piccolo rettile. Vedielle. Quattro. Mentali. Allora, c'è c'è una specie di struttura, fanno, nel senso c'è un'entità mentale di livello 5 e una 6. La 5 è relativa al fumo delle canne, la 6 è relativa al fumo di tabacco, sigarette, ok? E le Mhm. vedo collegate a questa entità mentale collettiva che è dipendenza. Mhm. Mm. E poi come se ci fosse in questa dipendenza questa microstruttura che scende che è dipendenza da fumo. Mhm. Vabbè. Poi? Eh, Poi c'è un'entità mentale di livello 3 Mhm. che le fa fare
diciamo, interviene ogni volta in cui lui è come un po' come abbiamo visto prima, tutte le volte che lui riesce tendenzialmente ad alzare le vibrazioni e farsi trascinare da ciò che vuole, diciamo, la PS, no? Quell'energia lì, questa entità mentale di livello 3 interviene e gli illumina nella testa quei pensieri, quei loop di pensieri a vibrazioni basse, quindi pensiero ossessivo ricorrente su una cosa che gli abbassa le vibrazioni, no? Quindi che le crea un'emozione negativa. 3. Poi? Sì. Poi ce n'è un'altra un'entità mentale di livello 2 che gli crea questa piccolo, potrei chiamarlo un po' come se fosse un nervosismo quando deve intraprendere, mi viene un discorso su qualcosa che è nuovo, che lui non conosce, no? Un po' di insicurezza nell'affrontare conversazioni nuove, ecco. Diffidenza verso la novità. Sì, c'è un Poi? po' di insicurezza. Basta. 4. Mm, mm, Sono poche, ma quasi mai mi è capitato 4 entità mentali. Ok, c'è tra i 3 uomini del tempo quello che lui ha visto. mm. Sogno vigile, sogno, non ci importa, lui l'ha visto ai piedi del suo Sì. letto che lo guardava. Sì. È il più importante, il capo? È come se fosse, potrei dire, la sentinella, nel senso che è quello che lo segue sempre e gli altri due agiscono. Ok. Mm. Come si chiama? Questo del Time sogno. lapse. Ma è il più importante questo? Sono gli altri due più importanti. Allora, gli altri due hanno la libertà di agire, però lui è come se mandasse il comando di poter agire, quindi è quello che ferma il tempo in maniera tale che gli altri due possano modificare la Matrix, possono modificare mm, diciamo la situazione del momento. Quindi lui osserva e decide quando agire, ferma il tempo e manda il comando agli altri per agire, per cambiare appunto la Ok. situazione. Cosa è venuto a fare quella volta che lui l'ha visto? Allora, vedevo già prima, era venuto mi viene così, dissociare l'unione del pensiero suo con Ginevra. Era come se in quel momento mh, erano arrivati durante la notte, durante il sonno, è come se erano arrivati a un punto dove univano il loro pensiero e vedo proprio in eterico che è quasi come se stavano per iniziare a scambiarsi i pensieri. Quindi uno entrava nella mente dell'altro, leggeva il pensiero dell'altro durante il sonno. Ehm, Vedo che si erano alzate le vibrazioni in quel momento, in quel periodo, a tal punto che come se anche di notte le due PS lavorassero in quella direzione, no? Quindi dell'unione. E vedo proprio che è come se io li vedo come se fossero stati uno sdraiato di fianco all'altra, ok? E tra una mente e l'altra come se ci fosse stata tipo un'unione tra le due menti e il passaggio del pensiero. Mentre stavano Stavano per fare diventando fiamme? sì, era una delle azioni, sì, sì, con Scusami, cui ti ho stavano interrotto. diventando. Vai, vai. No, no, E proprio in quel momento lì l'uomo del tempo ha fermato il tempo e gli altri due proprio come se avessero passato
una cesoia per tagliare quella cosa lì. Lui se n'è accorto appena dopo, Sembra quasi alla veramente fine. il film con Matt Damon e Emily Blunt, no? Guardiani del Destino, Ah, che no, in non l'ho inglese mai è visto. tutt'altro. No? Mm. No, no, Loro si cercano in tutti i lo devo modi di guardare da incontrarsi. tantissimo tempo, ma non riesco. Te l'ho consigliato, infatti. Ce l'hai, no? Mi sembra. Boh. Ok, sì, mi sembra di Mhm, sì, se no dimmelo, ricordamelo. Ok. mhm, ok, mhm. Come si chiama il progetto di Corrado? Cerchio del tempo. Come se Perché? fosse, è come se lo mettessero in un loop di Torna ri- indietro. ris- sì, Mhm. rispetto a questo argomento. Riprova, sarai più fortunato. Esatto. Non hai vinto. Riprova, sarai più fortunato. Che nervi quando viene fuori quella roba lì. Mm, Ma infatti Corrado non si innamorava da 20 anni, a me ha molto scolpito questa sua mm, frase, e poi ha incontrato Ginevra e si è innamorato. mhm. C'è, domanda strana, trabocchetto, domanda non domanda, c'è nei piani della PS di Corrado quello di mettersi con la fiamma? Di chiuderlo quel cerchio? Questo è venuto a fare Assolutamente. Corrado? Allora, mm, sembra quasi una cosa ovvia, nel senso che tu- tutte le PS hanno quello scopo lì, nel senso che vedendo quello che vediamo, per tornare a sapere che cos'è l'uno, come passaggio obbligato, Mhm. per arrivare a quel punto bisogna arrivare a incontrare la fiamma per provare la dualità nell'uno e poi tornare a essere uno. Quindi sì, Corrado è qua per trovare la sua fiamma e diciamo il suo intento, vedo proprio quando è nato, ok, della sua PS, è quello di crearsi ehm, degli ostacoli che secondo quella PS lì erano quelli che lei doveva superare obbligatoriamente prima di arrivare a incontrare la fiamma, perché così sarebbe arrivata con delle condizioni, con una preparazione, una consapevolezza ideale. Quindi io ti direi che qui in questi 20 anni Mhm. la PS ha proprio evitato, con gli uomini del tempo e tutto, di incontrare minimamente la fiamma, cioè proprio non avvicinarsi proprio neanche all'idea della fiamma, ok? Fino a quando la PS aveva trovato questa consapevolezza da lei, secondo lei, necessaria per arrivare a incontrare la fiamma. Poi è arrivata a incontrare la fiamma e lì c'è l'esperienza di farsi interferire dagli uomini del tempo per arrivare a unirsi alla fiamma. E le cose sono andate come sono andate. Mm, Se è vero, e lo verificherai, no, Corrado, che è cinivaccata, io direi che siamo nella Y, non nella I. mm, Nella I. Cioè, che due strade si sono separate. Io la vedrei in questo modo, non mi incaponirei, infatti. anche se adesso a Corrado le palle stanno girando come le eliche di un elicottero, perché ti vedo, tu no Elena, ma lui sì, cioè è proprio un atteggiamento da mancava tanto così, accidenti, acciderbolina. Mhm, Dire delle cose che tu non diresti, Elena, perché tu dici parolacce. mhm, Per dinderindina. mhm. Però è Corrado, Santi nomi. santi nomi, o per Dinci, è Corrado e la sua PS che ha deciso. Io la vedo sempre come bicchiere mezzo pieno. Alziamo l'asticella, ha detto Mm, la PS di esatto. Corrado, perché alla fine Corrado non ci può fare niente. Se Ginevra cercava litigio, voleva, non è pronta. Mm, esatto. La fiamma non è una condanna, è
è un obiettivo. Mm. Quindi c'è questa fiamma di un livello maggiore, e tu sai, Elena, che io te lo posso dire, cioè di un livello maggiore, è lì, Mhm. è Sì. grezza, al momento è ancora Mhm. lontana, ma uno come Corrado il cerchio del tempo lo chiude. Sì, Uno come Corrado questa cosa la vuole. Ginevra no, va bene, è esatto, sul infatti. corso. Ma uno come Corrado questa cosa la vuole, quindi non collima con uno così determinato, una come Ginevra, collima un'altra fiamma Mm. che c'è, è pronta. Sì, sì, sì. Quindi le richiamiamo le grezze. Mhm. E alla luce di queste considerazioni, visto che questi uomini del tempo, quello che era ai piedi del suo letto, non è, lo ribadisco tutte le sessioni, brutto, cattivo, interferenze, ha voluto Corrado. Mhm. Io non ho visto niente, Corrado, quello che mi hai scritto, eh. Devi scriverlo in questa chat, eh. Ah, non mi hai scritto niente, ok. È Corrado che l'ha voluto, non è che la PS di Corrado a un certo punto si è accorta che non ce la facevano e che non era quello il livello a cui la PS ambiva per riconnettersi all'uno e all'esperienza dell'uno. La PS di Corrado, mettiamo che la PS di Corrado è particolarmente esosa, Mhm. voleva un'esperienza di più elevata caratura. È una mia Sì, diciamo che intuizione. è come... Allora, quello Fondata? che vedo io è che si è messa proprio gli uomini del tempo come interferenza per riuscire a superare l'interferenza degli uomini del tempo, ok? Per arrivare alla sua fiamma, ma in generale non è che per forza doveva essere Ginevra. Ok, Per quindi fare adesso io... l'esperienza del superare il problema. Lo volete? Esatto, quindi il nuovo superare il problema, se vogliamo, se diciamo così, anche se non è, diciamo, è un'occasione, è creare la nuova fiamma, proprio arrivare a crearsi la propria realtà con la nuova fiamma. Questa visione, se volete, spiega tutti i vari sospetti che alcuni avanzano nei commenti dei video e in Facebook, che il vero problema sia la PS. Sì, no, problema. La vera realizzatrice di tutto è la PS. Chi è la Eh, PS? Siamo noi. mm, Cioè, tutto torna nella visione, siamo qua per giocare, siamo un po' dei pazzi, questo sì, siamo un po' delle vittime e carnefici allo stesso tempo. mhm, Tutto dipende da noi. L'importante è capirla questa cosa e mm, utilizzarla dal proprio punto di vista. Quindi adesso Corrado non l'avesse capita con questa sessione, si sarebbe incaponito, no? Nel riprovare a riagganciare. Poi magari lo farà perché lo vorrà fare, ma io non lo farei al suo posto. Invece adesso la visione è completamente diversa. Io voglio questa mhm, grezza che si mm. faccia avanti, perché le parole che stiamo pronunciando non sono casuali, creano e modificano la realtà di Corrado, che è già cambiata. Sì. Ehm, allora, non la vedo tanto lontana da lui. Parzialmente. No, no, nella sua zona, intendevo quello, Mhm. che è nella sua zona. Allora, mi fa vedere delle montagne e poi mi parla di terme. Mi fa vedere delle terme. Mhm. E lì ce ne sono, eh. Mm, Spostandosi un po', eh, quella zona c'è roba. mm, mm. Sì, Queste non sono le istruzioni per l'uso per incontrare, no, no, sono le istruzioni per l'uso per mettersi nella condizione per incontrarla, di questa muoversi, persona, sì, di azione, soprattutto esatto, condizioni di predisposizione, esatto, sì. cioè tutto Quindi, dipende da Corrado. mhm, assolutamente. Lui la può incontrare sto pomeriggio, Sì. Ah, se se vuole. vuole, assolutamente, basta che lo crea. Sì.
Sì, Quindi è cambiata già. sì. Perché? Perché durante le nostre sessioni, quello che fa la PS insieme alla persona, quindi in questo caso la PS di Corrado insieme a Corrado, eh, cioè non è che la PS è un'altra cosa da Corrado, ma è una parte di Corrado. Sì. Quindi la PS insieme alle altre parti di Corrado, ok, durante la sessione aumentano la loro consapevolezza proprio con informazioni dirette. Ok, quindi si velocizza tutto. E man mano che andiamo avanti, proprio si creano le cose, no? La PS della persona vuole creare le cose e le crea. E adesso c'è la fiamma. È bella. Sì, molto. Mi viene la parola naif, molto. Mm. Più che naif, se quello che vedo anche io, mm, abiti naturali, colori tipo Sì, ecco, sabbia, frange, sì, gonne capelli lunghe, lunghi. capelli lunghi, ok. Sì, è molto, non è naif il termine, è molto. Ehm, Non voglio dire ehm, figlia dei fiori perché. no, no, no. Eh, Vabbè, boh, legata alla natura, legata ecco, come infatti, lui, poi. naturale, sì. Mhm. Va bene. Vabbè, facciamo un passo indietro. All'epoca della storia con la vecchia fiamma, il 22 si è fatto avanti come numero nella vita di lei e di lui perché? Questa è stata un'indicazione della sua PS, sia per lui che la PS di Ginevra per Ginevra. Era come ehm, un indizio su quale strada prendere, su cosa cercare. Ginevra adesso è ritornata solo un'anima gemella? 5, 4 o Non niente? diminuisce, sta diminuendo. Sì, Colpa un'anima fine, nostra ma o colpa dell'intento di Corrado? colpa Col dell'intento colpa, tra virgolette, merito? merito esatto dell'intento di Corrado. Bene. Vedo che è come anche se avesse liberato, si sono liberati a vicenda in questo momento. Infatti lei, diciamo, come se prima li vedevo proprio, no, che è come calamite che L'elastico, si è mm, staccato l'elastico. e adesso invece lei la vedo che sta andando in là, ha girato le spalle e sta andando. E lui? Libera. E lui è alla ricerca, lui continua a girarsi da una parte e dall'altra per Ma non vedere cerca quelle. lei, No, no, cerca la Ginevra. fiamma nuova. Qual è la Quindi diciamo che direzione anche verso lui la va fiamma? nella sua direzione. Sì. Una va nella sua direzione, l'altro va nella sua direzione. Ok. Impianti di Corrado. Intanto lasciamo maturare la ragazza figlia dei Mhm. fiori. Ehm, c'è un impianto mentale che ha un cerchio in fondo e ha come se fossero tre antenne che partono da questo cerchio e vanno in tutta la testa. Mhm. Poi c'è un impianto eterico che è una sfera più o meno in mezzo allo sterno. Mhm. Poi c'è una specie di. Hai presente la parte sopra del volano? C'è la pallina del volano che ha quella parte sopra che sembra che è un Un cerchio a pizzo. rete. Mhm. Ecco, Pizzo di plastica. esatto, sì, cioè, diciamo a testa in giù all'interno dell'addome, verso il bacino. A che serve? Eh,
serviva proprio a controllare il tempo, quindi a controllare i movimenti di Corrado rispetto al tempo, no? Quindi ehm, era proprio agire su Corrado a livello di situazioni per controllare il tempo, quindi quando dovevano tornare indietro, no? Era come se lo muovessero in un'altra situazione attraverso questo. Il volano del questo- tempo. Sì. Mhm. Poi? E poi ha due impianti sotto le piante dei piedi, una a destra e una a sinistra, che in eterico è come se lo agganciassero a due perni che diciamo fanno spuntare dal terreno dove lo immobilizzano. Ci sono Mm. delle volte delle situazioni dove lui eh, non è che proprio si sente immobilizzato, ma se ci fa caso è come se stesse nella routine, quindi come se facesse delle sequenze sempre uguali, Mhm. in alcuni periodi o in alcune cose. Te lo descrivi, sembrano gli omini del Lego che hanno il buco sotto la scarpa Mhm. e il pallino sul pavimento Esatto. in modo da fermare l'omino e non farlo Sì, cadere. O anche Playmobil all'epoca, vabbè, siamo vecchi sì, noi. sì. C'era il Playmobil, Lego c'è ancora. Ok, tanti tanti impianti. Altri? Mm, basta. Abduction? Mm. Sì, abduction erano proprio tutto improntato sul il modulare il tempo della persona, di Corrado in questo caso, no? Quindi sia l'immobilizzazione sia spostarlo nel tempo indietro, quindi Mhm. monitorizzarlo. E questo impianto che ha in mezzo allo sterno era come se fosse un GPS. No? Quindi da lì è come se valutassero tutte le volte in che posizione era, in che tempo era e cosa faceva e rispetto a quello decidevano se immobilizzarlo o farlo tornare indietro nel tempo, comunque ecco, a muoverlo in base alle loro decisioni. Causa esoterica di tutto il discorso nascita. Quindi c'è un fratello che nasce prima di lui, ma diventa, cioè finisce come aborto spontaneo. Nasce lui, mm, dunque aiutami, nella stessa Nasce il data giorno dell'aborto. del giorno dell'aborto, sì, giorno e mese Sì, che fu l'aborto precedente a fratello lui. più grande, sì, Il fratello più piccolo invece nasce il giorno che era prevista la calcolato nascita. come l'ipotetica nascita di quel bambino appunto abortito in maniera Mm. naturale. C'è una causa esoterica nel primo e nel secondo fatto. Sì, allora è come se la PS del bambino dell'aborto, il bambino Esatto. dell'aborto, sì, non so per quale meccanismo, cioè nel senso, è come se le fosse passata davanti questa opzione e la PS l'ha colta al balzo, Volo. ok, Mhm. al volo. Quindi è come se avesse preso le caratteristiche del bambino abortito, ok, le avesse divise in due e le avesse accentuate in uno e accentuate nell'altro. Quindi è come se dalla nascita di Corrado alla nascita di suo fratello ci fosse stata no, tutta una gamma ampliata del fratello abortito. Non Ok. so, ecco, Ok. Il fratello minore Mhm. è anima gemella di Corrado. Lui sente una forte affinità. Questa è una cosa che non ha detto nei punti, ma che mi ha scritto, quindi che tu non sapevi. Ah, anima gemella, no, ti stavo Sì. dicendo fiamma, no. No, no, no. C'è questa, è come se fossero la stessa persona, no? C'è questa caratteristica perché eh, ehm, Quello nato, eh?
Sì, sì, quello nato. Mhm, È come se ci fosse, fosse lui una parte del fratello abortito, suo fratello l'altra parte, ok? mhm, Ma lui ha ampliato questa parte, quindi ehm, quello che prima, una porzione che prima poteva essere in una persona, cioè mezza persona, diciamo. Adesso mhm, è una persona e l'altra metà che poteva essere mezza persona è suo fratello che c'è in vita, no? mhm. Quindi è come se sentissero tutte e due l'appartenenza a, Uno stampo. sì, al fratello abortito. Ma il fratello abortito è una PS? No, Una PE. sì, esatto, bravo. Sì, sì, è proprio come se la pie si Strana sta fosse cosa. divisa in due, Divisa in due, è bravo, andata di qua e di là. E e poi come se questa ampliata. PE è una pianta piccola che cresce e diventa una pianta autonoma. E questo è Corrado. Nell'altro Mm. caso del fratello è una pianta piccola non ho capito se è cresciuta ed è diventata autonoma anche nel caso del fratello, e quindi è andata per i fatti suoi o no. Il fratello, quello nato? Piccolo, sì, sì, nato. Sì, sì, cioè, sì, sì, Quindi assolutamente. ognuno è cresciuto come pianta nella sua direzione. Pianta Sì, uguale parte eterica. Non so se hai capito questa cosa, Corrado, poi magari ne riparliamo. bravo, è proprio quella cosa lì, sì. Quindi non ho da chiamare una PS, o sì, del No, bambino no, abortito. no, Eh, no, no, no. Però la PS è scesa. Sì, allora, è come se si fosse divisa in due. Come faccio a dire? Perché non è la fiamma che, no? Però È questa come è una cosa che apparentemente nuova. sembra nuova. Cioè, Sì, la non l'ho PS, mai ma quindi vista. la PS o la PE? Allora, bambino abortito, ok. Mm. Ha una Ha PS. abortito perché la PS ha Faccio due colto esperienze. l'esperienza, esatto, come se vivesse, invece che, ecco, come se vivesse due vite, non su due linee temporali parallele, ma sulla stessa linea con due piedi diverse. Ma, Madonna. eh, ma non è Sembra una cioè, cazzata, ma è una roba importantissima questa, eh, perché ehm, rende ancora di più parziale quello che diciamo sul discorso delle fiamme, l'indivisibilità della PS. Non è vero, la PS fa quello che vuole. mm, Se vuole suddividersi, così come Corrado ha 2953 esperienze nelle linee temporali parallele o la stessa linea temporale, diciamo le vite parallele, allo mhm, stesso modo una di queste 2553, in qualche modo in più uno, è quella del eh, fratello, sì, pur non essendo fiamme o no, anime gemelle o che ne so, o fratelli gemelli. no, infatti, no, no, esatto, come se fosse simile a Fratelli Gemelli, ma in tempi completamente diversi, ma perché quella PS lì ha deciso di dividere la sua. Cioè, ha avuto questa occasione, io vedo proprio che era lì, sono in uno stato strano, no? Mhm. Cioè la PS la vedo proprio in uno stato particolare quando sta crescendo ancora nella pancia, no? Quando è in gestazione. È come se arrivasse da lontano una meteora molto illuminata, la PS se ne accorge, ci sale sopra e questa meteora è la possibilità di sperimentare due PE completamente separate sulla stessa linea Yes. temporale, no, la PS che ha la possibilità di sperimentare due PE separate, Mhm, quindi la PS che si divide in due PE, mhm. nella stessa linea temporale e nello stesso tempo, Va vicino. bene. Molto interessante. Mm. Causa esoterica dell'incidente con il vetro da piccolo e della cicatrice sul braccio dell'avambraccio destro. Beh, altra azione degli uomini del tempo, perché se non sbaglio ce l'aveva anche Ginevra, no? Quando è successo. Mhm, mhm. Ehm, sì, sì. Allora, mm, lo scopo era quello di
creare ulteriormente distanza, sia per la sofferenza del trauma, diciamo, del momento, ma è come se avessero provato a far sì che uno incolpasse l'altro. Quindi creare di nuovo una grossa distanza tra i due con un altro evento. No, un Mm, attimo, tu stai parlando di Ginevra, questo è un evento che sì. accade da bambino, eh? Quando No. Corrado è piccolo, sì. Lui si è fatto male da piccolo Mm, con un vetro, infatti il vetro anni 80, sottile, si è tagliato ovunque e ha perso un sacco di sangue. Poi hanno scoperto che la mm. stessa ferita l'aveva anche Ginevra. Io vedo questa roba qua. Allora, come se... Aspetta, allora, che vado a vederla, perché quello che mi è arrivato è che quando lui... io vedo che è come se fossero stati colpiti tutti e due nello stesso evento traumatico, ok? Mhm, Da tutti e due lo stesso avambraccio. mhm. Vabbè, anche in tempi diversi può essere, lei, Esatto. anche in tempi diversi, non importa, magari lei da ragazzina o da Sì, adulta e lui da o ad piccolo. adulta, esatto. Perché? Come ci riconosceremo, un po' come il 22 che Sì. tornava quando loro stavano insieme. Mhm. E solo questa è la spiegazione, la causa Sì, esoterica? comunque lì c'è stato appunto un grosso trauma per bloccarlo. Vedo sempre gli uomini del tempo, però. Bloccare la sua Sì, evoluzione. sì, Quindi è lui doveva che si fare mette questo qualcosa di... ostacolo. Ok. Sì, tutte le volte che ha le vibrazioni, che riesce a entrare in una concentrazione, in una linea, in un canale dove le sue vibrazioni possono alzarsi molto, gli uomini del tempo intervengono e pum, e lo limitano, lo bloccano, lo fanno tornare indietro. E quando si dedica al suo, cioè questo? A moto? No, al rally. Tu intendi il rally? Quando si dedica... Rally, no? Moto. Ah, si spezza. Ok. Ok. Scrivimelo intanto. Quando si dedica al suo hobby, il rally? No, anche niente, non è che... No, no, però lo vedo molto affine, è come se la sua sensazione lì riesce a lasciarsi andare a essere molto animico, molto se stesso, perché è come se sentisse che non c'è divisione tra la terra, la macchina e lui. Ecco, l'unica immagine che mi viene, no? Quindi Mhm, molto... mhm. Mm. Ultimo, 2 o 3 anni fa si sveglia, senza aver fatto baldoria la sera prima, si sveglia che, vabbè, sconvolto, sudato, Mm. vomita, nel panico, sotto shock, fa anche altro, apre la porta di casa, cerca di guardare un orizzonte per riuscire a trovare, solo guardando delle foto di famiglia dei suoi nipoti, ritrova una centratura. Che è successo? Allora, abduction in un rito Rito. sacrificale, sì. Chi è la sacrificio? Lui? No. È riuscito a scappare, non era l'unico, ma non mortale, era tipo proprio di ferite, grossi dolori causati al corpo diciamo, delle vittime di quel sacrificio, di quel rito, per creare quell'energia solita che vediamo. Io vedo proprio in eterico che è come se ci fosse stato direttamente Moloch lì a farlo, ok? Vedo su altre persone riuscito a iniziare a fare, cioè vedo proprio tipo quasi ehm, squarciare delle parti, no? E prendere il sangue e lo vedo proprio che ride di questa roba e è godurioso nel bere questo sangue e questa cosa, no? Vedo proprio tutta la scena e lui è riuscito a fuggire, quindi si è svegliato di colpo, ma ecco proprio un grosso shock, grosso. Va bene. Tuttavia, Corrado ed io decide per sé. Mhm. Oggi toglierà tutto, e lo stiamo per fare.
Quindi non ci sarà più il progetto Cerchio del Tempo, non ci sarà più l'influenza forte e marcata degli uomini del tempo che lui stesso ha voluto, non ci saranno più le abduction, impianti e lui andrà dritto verso la sua realizzazione, che è la dimostrazione che con le sue forze e le sue gambe lui è riuscito a superare i suoi ostacoli che si è messo Mhm, di fronte. Pensa a te mhm. come siamo, no? Come siamo per fare esperienze, ci mettiamo gli ostacoli sotto Sì. forma di interferenza, adduction, Moloch e tutte queste cazzate qua, per poterli superare e poi dire finalmente adesso ho capito l'uno, ho capito la fiamma, ho capito che sono Dio, Mm, perché ho superato e ho vinto. Pensa a te sì. che io anni fa continuavo a dire io devo vincere e mi dicevano che no, non ce n'era per nessuno, eravamo tutti fottuti. Io continuavo a Ma dire no, va. continuo a No, dire non è che vero io devo assolutamente. vincere. A Ma me non certo che sì. interessa nessun tipo di visione catastrofista Mm, e negativa e no. pessimista. Infatti, mentalità mentali. Andiamo con Corrado al cluster. Mhm, Forti di queste considerazioni, Corrado è tutto. sì. Lui che decide, lui che cambia se gli va. Lui che se decide che vuole ancora avere delle interferenze, lo può fare. E si mette un Sì. nuovo ostacolo e la fiamma la incontra tra 8 anni, perché si mette degli ostacoli in Mm, mezzo. Oppure dice mhm, no, la fiamma la voglio adesso. mhm. E la fiamma la vuole adesso. E la trova adesso. Assolutamente sì. Quindi Dio non è solo quello che decide il bene di Corrado, è anche Corrado che decide per sé altri problemi e altri casini. Sì. L'importante è che dica solo lui quello che gli succede. Lo decide lui quello che gli succede. Ecco. Mhm. Sì, siamo nel cluster e ogni vita è una scultura fatta con il tessuto, quello degli asciugamani. Ok, quello Ah, fastidioso. O quello spugnoso. lo spugnoso, no? Ah, lo Spugno. spugnoso. Ok. Mhm. Che cosa vuole farne di questi Sta contratti? prendendo il portale definitivo, sta buttando tutto dentro. Ma quanti sono questi contratti? Cioè sono dei fogli Tre. asciugamani? Sì, sì, sì. Ah, Sì, che hanno varie forme, no? Prendono varie forme, però sì. Ehm, sono 3120. ok, via tutti. Mhm, Ad eternum e ad eternum veritas. mhm. Ok, messi. Avatar. Vediamolo, descrivimelo. Allora, oggi lo vedo proprio come quell'omino che hai detto tu prima, di legno, molto stilizzato. Ha su degli occhialini rotondi, piccoli, poco più grandi di quelli che danno quando una persona va a fare la lampada, no? Quelli sono un po' più ovali, questi sono proprio dei cerchi così piccoli sugli occhi, neri. E adesso che lo stiamo osservando, è come se lui si fosse preso, se fosse sentito preso in causa, quindi si è alzato in piedi e si mostra tutto, no? Quasi, quasi come se fosse orgoglioso, ma in realtà. Mm. Sai quando prima di morire, no? Che Ecco. quelli che ecco, vai via, via nel buco a calci, che dell'avatar a me non frega più niente. Via. Programma che non serve più, abbiamo imparato, ce ne Mhm. frega più niente. Via. Proprio quando butti nel cesto i vestiti da regalare, da buttare perché sono logori. Via.
E qui al suo Mhm. posto c'era l'uomo energia che se lo teneva? Sì. Ok. Al suo posto una creazione di Corrado, due creazioni di Corrado. Mhm. Ok, messe. Ci sono ancora le entità eteriche e le ben quattro entità mentali, No, impianti tra cui il volano nella pancia, mi sembra. no, Progetto Cerchio del Tempo, no. Timelapse, che cos'è? Ah, è il nome della PS. Mm, Adesso qualunque capisco. tipo di interferenza? Dimmi. Timelapse, sai le due vie? Ah, Mm-mm. cioè, Mm-mm. quella situazione lì è sempre la stessa, sì. Sì, sì. Non è cambiata adesso. Ok. Nuova frequenza di Corrado, che non ha fumato durante la sessione, te lo dico. No, l'ho visto. Cioè, l'ho visto in eterico. 271 miliardi. Ok. Aumentiamola, scambiamo il 2 col 7. Siamo creatori, che ci frega. 271, perché non 721? 450. Seicento. Ok. 721 è l'obiettivo, ma Mhm. siccome io non sono il capo e il padrone di nessuno, Corrado può fare quello che gli pare, dimostrando a me e a se stesso che lui è Dio, non lo sono io, Mhm. per lui. Sì, diciamo che l'ha preso proprio come In buona gioco. idea per, sì, sì, Mm? per arrivarci, quindi. Ok. Mhm. A quanto sta? 7,25. Benissimo. Consapevolezza. 137. PS. 78. Vite. 2131. Cervello. 9,6. Ok. Apriamo il portale aureo, non abbiamo tempo di analizzare nulla. Chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Corrado e i quattro nonni. Se uno o due vogliono dire qualcosa, lo possono fare. Lui non aveva neanche indicato i disincarnati, quindi... Ce n'è solo uno dei due nonni, mi sembra paterno, che mentre va verso il portale aureo si sofferma un attimo, guarda Corrado e dice: Anche questo ti sei inventato. Poi va e se ne va. Mm. Adesso perché mi viene da dire che è quello che gli assomiglia? No, vabbè, non si sa. No? Mm. No, vedo No. una somiglianza di carattere, cioè come se lui avesse detto quella frase perché è quello che stava ricercando lui. Nel senso, fare sempre cose diverse, ricercare, muoversi. Oh, Bene. cosa I mi due, i due fratelli nel cinema che fanno? Li salutiamo, chiudiamo il portale aureo. Mhm. Applaudono molto entusiasti e vogliono, mm, vogliono trovare la stessa strada, nel senso, ecco, la strada per loro verso la consapevolezza, anche per loro.
nel Ovviamente tempo, Vicca sì. tutti, quelli del cinema, Sì. anche quel fratello che ha quella malattia, no? Mhm. Genitori che fanno? Sì, applaudono abbastanza neutri. Mhm. E lei che fa? Valore di lui? Ringrazia, dice grazie. Lei Valore di Ginevra. lui? No, no, lei la fiamma. Ah, Ginevra ha infatti, fatto già il suo percorso, è infatti andata. ha detto grazie e è andata. Mm. Mm. Valore di lei e di lui, quel valore che è comprensivo, che deve Mm. essere molto simile nelle fiamme, affinché uno arrivi al livello dell'altra o il viceversa. Allora, Corrado 375, lei 368. Ok. Messaggio finale di Corrado a se stesso. Eh, ora tutta birra verso le tue esperienze più entusiasmanti di questa vita. La creazione della fiamma, che è fantastica, e la ricerca ulteriore nell'esperienza col fratello, con nostro fratello, dice, no? La PS. Eh, verso il fratello, lo vedevo già prima, dice, prova a... È come se gli dicesse di ehm, sperimentare le cose a volte dalla prospettiva di suo fratello, proprio nel concreto, no? E io, è come se l'immagine che mi fa vedere è come se loro fossero seduti su una scrivania, no? Mhm. Uno da una parte e uno dall'altra, una scrivania in mezzo, uno su un lato, uno sulla, cioè uno da una parte e uno dall'altra, ok? E da questa parte vedi in una certa maniera e fai un certo lavoro, da questa vedi in una certa maniera e fai un certo lavoro. E ogni tanto scambiarsi, ok? E fare quel lavoro lì con al posto del fratello con quella PIE sua e viceversa, no? Quindi quello che vuole dire è ogni tanto fare le cose con la percezione al posto del fratello per vedere l'effetto che fa. E questo fa parte della ricerca di quell'esperienza lì. Come lo vedi? Lo vedo in questa, è un po' in estasi, nel senso che si sta godendo, è sospeso in aria con le gambe incrociate in questa bolla energetica molto, che vibra molto alto e si sta godendo la sensazione di potere tutto, la sensazione di questa forza vibrazionale della PS. Mhm. Ultima domanda, come si riconosceranno lui e lei? Dagli occhi, dalle mani, da un gesto, da una parola? Sì, è come se si vedessero dagli occhi, direi. Dagli occhi è come, dagli occhi, vedo proprio che non potranno fare a meno di guardarsi e dagli occhi è come se lui vedesse tutta la sua energia che è la sua alla fine e la riconosce, vibra uguale. Va bene, Mhm. abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.